Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Marco e su questo canale racconto la mia nuova vita a partire da quel giorno in cui presi una decisione molto importante. Non accettai il verdetto di alcuni medici ortopedici di appendere le scarpe da running al chiodo, rinunciare a fare triathlon, alpinismo, e quel giorno decisi di fare di testa mia. Racconto tutto nel video che vi metto qui da qualche parte. Nel video di oggi faccio la retrospettiva dell'ultima gara che ho fatto, ovvero la Milano Marathon 2025. Sì, è proprio così, ho corso una maratona dopo una diagnosi di condropatia grave e dopo che mi avevano detto che mi sarei dovuto mettere una protesi al ginocchio e non avrei mai più potuto correre nella mia vita. Intanto voglio ringraziare tutti voi, voglio seriamente dirvi grazie di cuore, mi avete spronato, spinto, aiutato, sono stato inondato di messaggi. Insomma, questo canale nasce per voi e voglio dirvi grazie di cuore. I vostri commenti sono la mia linfa vitale, la linfa vitale del canale. Capisco che il mio messaggio sta arrivando a tutti quando leggo i vostri commenti, quando vedo le persone che mi scrivono, qualcuno che ha ricominciato a fare sport guardando un mio video o ha ricominciato a correre, persone che vogliono migliorare la propria condizione psicofisica attraverso lo sport, che hanno ricominciato a fare esercizi, palestra, sport, insomma stanno cercando di fare di tutto per migliorare, persone che avevano perso magari la speranza di fare le cose che più gli piacciono e hanno visto un mio video e l'hanno ritrovata. Ecco, questo è il motivo che mi fa andare avanti su YouTube. Io sarò sempre qua per una parola di conforto, un confronto, e poi ragazzi, se ce l'ho fatta io, voi che mi guardate sicuramente potete farcela, e anzi sicuramente farete anche molto meglio di me. Tornando alla gara, quindi io ero quello che non avrebbe mai più potuto correre, e invece ho portato la mia prima maratona a casa a 47 anni in 3 ore e 37 minuti, altro che protesi al ginocchio e stare a casa seduto sul divano a ingrassare e a deprimermi. Ma veniamo ai dati. Garmin ha registrato questi valori: 42 km e 710 metri, 3 ore e 37 minuti, pace 5 minuti 06 al chilometro, un dislivello positivo di 125 metri, ho bruciato 3170 calorie e ho avuto una cadenza media di passi al minuto di 176. Che cosa ha funzionato in questa gara? Sicuramente la strategia alimentare. Ho deciso di prendere un gel ogni 35-40 minuti circa. Sono in totale 6 gel da 40 grammi di carboidrati, sono 2 in 1, quindi 2 parti di maltodesstrina e una di fruttoso per un rapido assorbimento, e in più di bere a quasi tutti i ristori, o comunque saltandone pochi, il Gatorade, quindi con gli elettroliti, che però contiene anche dei carboidrati. Quindi a tutti i ristori bevo acqua e a quasi tutti i ristori ho bevuto gli elettroliti. Facendo una botta di conti ho mangiato circa 80 grammi di carboidrati all'ora. Ho visto anche dal report di Garmin che la stamina è partita da 100 quando ho iniziato la gara ed è finita a 1, quindi è andato proprio tutto esattamente come doveva andare. Non ho finito, diciamo, la benzina troppo presto. La seconda cosa che è andata bene è la strategia del pace. Dico abbastanza bene perché avevo pensato di fare un negative split e in parte ci sono riuscito, ma se vado a vedere lo split ogni 10 km, i primi 10 ho corso a 5,08 minuti al chilometro, e dal 10° al 20° chilometro a 5,04, dal 20° al 30° a 5,04, dal 30° al 40° di nuovo 5,08, quindi ho perso dei secondi importanti, ma perché ho incontrato del vento forte. Ragazzi, vento immancabile. Ho avuto qualche difficoltà con il ginocchio sinistro, quello sano in realtà, e quindi diciamo che per tutelarmi non ho voluto forzare la mano, quindi ho rallentato leggermente per vedere che cosa succedeva, poi ho visto che andava tutto bene e ho ripreso a correre al mio solito pace, quindi questo mi ha fatto perdere alcuni secondi importanti. Poi dal 40° al 42° a 195 metri, quindi gli ultimi 2 km e qualcosa, ovviamente a 4,54, quindi in realtà se non avessi trovato vento o se non avessi rallentato per paura, probabilmente sarebbe venuto fuori un bel negative split. La terza cosa che ha funzionato molto bene per questa gara è stato il programma di allenamento per il ginocchio, nel senso che è stata una bomba. Io avevo registrato un video che vi metto qui da qualche parte con una morning routine, ma a breve pubblicherò anche il video con il mio allenamento del ginocchio in palestra, che mi ha salvato la vita in realtà, quindi benissimo, devo continuare a fare quello che sto facendo. Ma veniamo alla parte più interessante della retrospettiva. Che cosa devo migliorare? Che cos'è che è andato non benissimo che posso migliorare in futuro? Questa è la parte più importante.
di una retrospettiva. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è il medio gluteo destro. Perché? Vi state chiedendo, hai avuto problemi un po' al ginocchio sinistro? Sì, probabilmente è stato un adattamento che ho fatto dovuto al fatto che ho un medio gluteo destro quasi sempre contratto, si era atrofizzato a seguito dell'incidente in moto e ho lavorato abbastanza, ma evidentemente non abbastanza per potenziarlo e allungarlo al meglio. Quindi aggiungerò dei nuovi esercizi alla mia routine. Sicuramente il problema al ginocchio era dovuto a questo blocco, chiamiamolo così, parziale del mio medio gluteo destro. L'altra cosa che vorrei migliorare, ma questo è un grosso punto interrogativo, è capire se posso usare delle scarpe più leggere. Al momento sto usando delle Torin 8 che pesano 302 grammi e quando ad esempio uso le Escalante 4 vedo una grandissima differenza. Ho un aumento il numero di passi per minuto di circa 10, quindi passo da 176 a 184-185, migliora il feeling col suolo, sento molto meglio l'appoggio, dove appoggio, quanto appoggio, mi sembrano anche molto più reattive nonostante abbiano 10 mm in meno di stacca. Quindi le Torin 8 dovrebbero avere circa 30 mm, le Escalante 4 dovrebbero averne 20-22, adesso non mi ricordo esattamente, ma ve lo scrivo qua da qualche parte. Per cui mi sto veramente chiedendo se è il caso di provare a utilizzare delle scarpe un po' più leggere per una persona come me, peso 75 kg in questo momento, quindi sono un po' al limite tra il runner pesante e un runner, diciamo, che può usare tutte le scarpe che gli pare. Per cui insomma questa è più o meno la retrospettiva della gara. State connessi con me, iscrivetevi al canale, fate un like al video, commentatemi quello che vi ho detto, quello che vi ho scritto. Prossimamente quindi pubblicherò una nuova routine morning, quindi con anche gli esercizi per l'anca e il gluteo. Pubblicherò la mia routine in palestra per il ginocchio, quindi questa è veramente stata una cosa utilissima perché ho visto la differenza. Non ho più contratture, non ho più avuto problemi a seguito della maratona. Io non ho avuto alcun problema, nessun crampo, quindi sto benissimo, ho ripreso subito ad allenarmi. Questa è una cosa fantastica. State connessi perché pubblicherò questi video, in più farò un confronto tra le Torin 8 e le Escalante 4 e vi farò diciamo un annuncio a brevissimo. C'è una novità sul canale. A presto!